Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale Buon Mercoledì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto di calciomercato in casa Napoli e non solo, perché ci sono alcune uscite che diciamo diventeranno ufficiali a breve. Entra il portiere sull'asse Napoli-Torino, parleremo ovviamente anche dell'amichevole giocata ieri. Napoli-Arezzo finita 0-2, prima sconfitta per il Napoli alla prima uscita stagionale precampionato e tutta Italia, a quanto poi ho visto, non aspettava altro, ma ci arriviamo. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, iscrivetevi al canale come dico sempre attivando la campanellina così restate aggiornati in maniera cronologica e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dal match e poi ci soffermiamo sul mercato perché sono tante le situazioni in ballo. 0-2 il Napoli esce sconfitto dalla prima amichevole precampionato e ci sono stati tanti fischi e commenti negativi nei confronti di Mazzocchi perché poi c'è stato un infortunio nell'intervento, quindi hai perso il pallone, hai mandato comunque la Rezzi in porta da lì è scaturito il 2-0 e io non me l'aspettavo questa gogna mediatica nei confronti di Mazzocchi e sempre tu vedi l'intervento eccetera, ma che cosa io voglio sapere che cosa ci si aspettava da una partita come quella di ieri con il Napoli che poi ha 4-5 giorni di ritiro nelle gambe e la sera prima, per chi ha visto ovviamente quel piccolo video su Instagram, c'erano Neres e Noalang che dovevano scendere 6-7 scalini per arrivare al fiume dove il Napoli va a recuperare, finito l'allenamento. Come sempre non ce la facevano nemmeno a scendere le scale, talmente l'acido lattico e talmente ovviamente sono i dolori che tutto rientra nella normalità di un ritiro precampionato, però poi il giorno dopo, ovvero ieri, hanno giocato anche, diciamo come si deve, Noah Lang e Neres nel secondo tempo e Noah Lang nel primo, quindi non mi aspettavo questa situazione contro Mazzocchi. Pasca, non starli a sentire perché di calcio non ne hanno capito una beata mazza chi ti insulta. Chi ha giocato a pallone sa benissimo che in queste condizioni le gambe, dove le gambe poi non ti assistono nella maniera più assoluta, perdi il pallone, si allunga un pallone, la testa vorrebbe rincorrerlo, ma le gambe comunque non vanno diciamo appresso all'input del cervello, è una cosa che è automatica per quanto riguarda i carichi che poi il Napoli sta portando avanti durante il ritiro pre-campionato. Certo io non mi aspettavo la partita di ieri, il 10-0 del Napoli, assolutamente no, anzi ben venga perdere partite nel precampionato per andare poi diciamo a mirati ecco, su situazioni da correggere. Nella maniera più assoluta non mi aspettavo la partita del 10-0 e sono anche stato contento da un lato per come si è svolto il match sull'asse De Bruyne-Noah Lang nel primo tempo, come diciamo è entrato Marianucci in partita, Rachmani nel secondo tempo che si è anche arrabbiato per un fallo sul finale, quindi dal punto di vista agonistico il nostro Amir è già sul pezzo. Neres, un bel Neres nel secondo tempo, il Napoli ha avuto anche le occasioni per buttarla dentro, due occasioni pronti via nella ripresa, una con Lukaku. Nel primo tempo c'è il gol mangiato da De Bruyne quasi all'altezza del dischetto, la palla va alta, sull'asse De Bruyne Noah Lang comunque potevamo creare qualche pericolo, migliorare assolutamente per quanto riguarda la situazione cross, ma non oggi, non sto qui a dire porca miseria dobbiamo migliorare sui cross, siamo nel precampionato ed è tutto lecito, quindi forza Napoli ed è ottimo che l'Italia si aspettava poi la sconfitta del Napoli per marciarci su. Marciate su queste di sconfitte perché tanto le partite che contano state sicuri che non verranno giocate così e forse non avrete nemmeno l'occasione di festeggiare, quindi abbuffatevi adesso. Detto questo, calciomercato, giornata importante in casa Napoli per quanto riguarda Ngong al Torino, Milinkovic Savic al Napoli. Fatta per il passaggio di Ngong al Torino, l'esterno d'attacco si trasferisce in Granata con un prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato tra i 16 e i 17 milioni. Venerdì invece sarà il giorno del portiere Israel che andrà a sostituire Milinkovic Savic che approdderà in azzurro. Nuovo colpo in attivo per il Napoli, attesa tra oggi e domani la chiusura per Milinkovic Savic del Torino, operazione da 22,5 milioni di euro
percorso inverso per Ngong, ceduto in prestito, eccetera, eccetera, eccetera. Gli azzurri spenderanno più dei 19 milioni della clausola prevista per il portiere per pagare in più anni la cifra totale. Nel dettaglio, la spesa comprende i 21,5 milioni, compreso il contributo solidarietà, più 1 milione aggiuntivo per dilazionare i pagamenti. Si legge sul sito del giornalista Gianluca Di Marzio. Ecco, questo milione aggiuntivo per dilazionare i pagamenti vorrei, diciamo, inviare il come si fa, o Napoli invia il come si fa al Galatasaray. Ecco, quando uno si accolla le spese e vuole dilazionare un pagamento, perfetto, io mi accollo le spese bancarie ed è una cosa normalissima. Ecco come si fa, non che si viene a Napoli. Sì, abbiamo tutte le garanzie bancarie, però poi i 5 milioni di garanzie bancarie devi pagare tu. Ma che significa? Ecco come si fanno le operazioni. Contentissimo per l'arrivo, ma lo sapete già, di Milinkovic-Savic in casa Napoli, così abbiamo due portieri titolari, perché non possiamo assolutamente parlare di primo e secondo portiere per quanto mi riguarda e per quanto riguardano le caratteristiche dei calciatori. Per me Savic è un portiere completo, ottimi piedi, visione di gioco, perché poi al di là dei piedi ci vuole anche la scelta di passaggio in un determinato momento della partita. È un portiere che esce dai pali, ed ecco che è un punto in più rispetto a Meret, senza che ci nascondiamo dietro a un dito e tra i pali. Comunque non mi dispiace, quindi abbiamo preso il secondo portiere, ma solo per quanto riguarda una collocazione in lista, ma per me sono due primi portieri del Napoli, era quello che doveva fare. Poi mi piace anche la situazione Ngong, al di là del prestito diritto di riscatto, però sono comunque tra i 16 e i 17 milioni. È una bella cifra visto ciò che poi ha investito il Napoli a suo tempo per il calciatore, ovviamente, che stava a Verona. C'è Zanoli e c'è Miretti. Parliamo prima di Zanoli e poi ci soffermiamo su Miretti. C'è anche la Fiorentina per Alessandro Zanoli. Ci sono già stati dei contatti tra le parti. Gli azzurri, ricordiamo, lo hanno inserito nell'operazione Endoie con il Bologna, ma comunque non è andato in porto. Non escludono di tenerlo in rosa. In tal caso non arriverebbe Gianlu Sanchez del Siviglia, ma è ancora tutto aperto. Allora, io diciamo che sarei anche favorevole a non prenderlo il terzino e resta Zanoli. Nell'anno dello scudetto di Spalletti Zanoli ha fatto molto ma molto bene, ne abbiamo già parlato sul canale. Quando poi è andato in prestito Sampdoria e dovunque è andato comunque ha lasciato il segno e ha fatto grandissime prestazioni. Il ragazzo ha gamba, il ragazzo ha tanta corsa, veloce, tecnica quanto basta, e quindi secondo me Di Lorenzo Zanoli, nel caso resta a Napoli, sarebbe una coppia di tutto rispetto per quanto riguarda il ruolo di terzino destro. Miretti. Il Napoli spinge per Fabio Miretti per il centrocampo. Le due operazioni relative alla formula sono il trasferimento a titolo definitivo o il prestito con obbligo di riscatto. A fare da 10-15 milioni percepirebbe Miretti a Napoli uno stipendio da circa 1,5 milioni annui. Nei prossimi giorni la decisione degli azzurri se affondare o meno per il classe 2003 della Juventus. Ecco, stiamo facendo tanti video di calciomercato e io, come sempre, diciamo, vi dico la mia in maniera del tutto sincera. Vorrei sapere il Napoli cosa c'è, o meglio, vorrei sapere la collocazione dal punto di vista tattico per quanto riguarda Conte, cosa vuole fare con Miretti, ma non mi faccio assolutamente il problema. Miretti è stata la Juve, della Juve, non è della Juve, ma chi ma fa con Miretti? Assolutamente no, perché dal punto di vista tecnico-tattico, finché ci sarà Antonio Conte sulla panchina, tutti gli acquisti troveranno collocazione e avranno un perché. Lo scopriremo ovviamente vivendo. 10-15 milioni sono anche, tra i 10 e i 15 milioni, è anche un'operazione dal punto di vista monetario che diciamo congrua, ci sta tutta per il calciatore. E non dimentichiamo che dal punto di vista poi tecnico ne hanno sempre parlato tutti bene. Ha avuto forse Miretti poca continuità per quanto riguarda un progetto in una squadra o in un altro, o l'essere titolare. Non viene a Napoli a fare il primo centrocampista, viene a fare sicuramente il sesto, però se Conte, se sulla lista, ecco, del nostro direttore sportivo Giovanni Manna c'è Miretti e il Napoli si sta inserendo, avrà un perché
sicuramente. Ultima, ma non ultima, perché è importantissima questa situazione dal punto di vista monetario, Lindstrom e il Wolfsburg. È fatta, a quanto ci hanno fatto sapere ieri e anche l'altro ieri, 1,5 milioni di prestito con 16 milioni e mezzo il riscatto più 2 di bonus, quindi operazione che nel totale per poco non raggiunge i 20 milioni ed è ottimo mettersi così dal punto di vista monetario, visto l'investimento che hai fatto sull'Instrom e poi ovviamente è stato un flop sia a Napoli e sia all'Everton. Fatemi sapere come sempre la vostra qui sotto nei commenti, così come ho detto già ad inizio video. Ringrazio chi è arrivato fino alla fine. Sempre Forza Napoli. Ciao.